Benvenuti, viaggiatori nobili dell'emozione, anime sensibili che cercano riparo dalle tempeste quotidiane nel porto sicuro dei nostri racconti. Siete sintonizzati su Turkey News Magazine, l'unico luogo in cui il pettegolezzo smette di essere mormorio e diventa racconto dell'anima. Oggi vi chiedo di fare un respiro profondo e preparare il cuore, perché varcheremo la soglia di una storia che ha fatto tremare i pilastri dello star system turco. Non parleremo di voci o di sussurri indefiniti, ma di un momento di verità nudo e irripetibile che ha lasciato un paese intero senza parole. Al centro di questo vortice ci sono loro, i protagonisti che hanno nutrito i nostri sogni più romantici, Cemre Arda e Gökberk YLDRM. Attenzione però, quello che state per sentire cambierà per sempre il modo in cui avete guardato i loro sorrisi finora, perché dietro quelle luci ci sono silenzi, scelte, e un coraggio che brucia come brace. Prima di addentrarci in questo oceano di sentimenti, vi invito a compiere un gesto che rafforza la nostra grande famiglia: iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre i primi a conoscere la verità e, per chi sente il desiderio di sostenere il lavoro di qualità e la ricerca accurata che portiamo avanti ogni giorno, premete con il cuore il pulsante Join. Il vostro sostegno, attraverso il tasto Join, è linfa vitale che ci permette di offrirvi contenuti esclusivi, curati e onesti, frutto di domande scomode e risposte che non hanno paura di guardarsi allo specchio. Tutto è iniziato in una sera che doveva essere un inno alla solidarietà, un scintillante evento benefico in cui l'élite di Istanbul si era data appuntamento per una causa luminosa. Cemre Arda, invitata come ospite d'onore, irradiava una luce tutta sua, quell'eleganza sospesa che non ha bisogno di gioielli per farsi ricordare. L'aria profumava di formalità gentile, i saluti, i flash, le domande sulle prossime sfide artistiche, il rituale dei taccuini aperti. Ma, come accade quando il destino decide di scrivere a mano la scena, arrivò l'inevitabile. Un giornalista, forse guidato dall'intuito, forse dalla semplice curiosità che ci divora tutti, pronunciò il nome che aleggiava nell'aria come un ospite non invitato, Gökberk. E in quell'istante il tempo si dilatò. Il brusio si spense come per incanto, lasciando posto a un silenzio denso, tagliente. Cemre non si aggrappò alla solita diplomazia da red carpet. Abbassò gli occhi, come a cercare forza sotto la superficie, e prese un respiro che tremava quanto le mani. Non avevo programmato di parlare di questo oggi, non qui. Disse con una voce che era insieme cristallo e ferro, fragile e inflessibile. Una lacrima, sincera e indisciplinata, le rigò il viso, trasformando quella conferenza in una confessione improvvisa, quasi sacra. Non c'era più la distanza protocollare tra palcoscenico e platea, c'era una donna con il cuore in mano, che cercava parole quando le parole non bastavano. È da mesi che combatto una guerra silenziosa tra quello che vuole il cuore e quello che impone la ragione, continuò, concedendo al mondo una verità che nessun comunicato avrebbe potuto racchiudere. Fu allora che pronunciò la frase che fece scricchiolare la fantasia della coppia perfetta: a volte amare non significa tenere stretto, a volte l'atto più grande, quello più immenso, è trovare il coraggio di lasciare andare. Parole pesanti come pietre lisce di un fiume antico, levigate dal passare delle notti. In un attimo, l'immagine lucida e patinata dei due innamorati si incrinò, rivelando sotto la superficie quella complessità dolorosa che appartiene alle storie vere: la fatica, la responsabilità, la necessità di scegliere anche quando scegliere costa tutto. Cemre dipinse un quadro onesto della loro unione. Con Gökberk avevano vissuto qualcosa di profondo, indimenticabile, quasi viscerale. Ma c'erano stati anche i silenzi che rimbombano, gli orari che non si incontrano, i pensieri che scappano in direzioni diverse. Ho scelto di allontanarmi, ammise, e quella missione non aveva il sapore di una fuga, ma la gravità di una decisione misurata. Fonti vicine all'attrice confermano che non fu un impulso dettato dal calore di un litigio. Fu un addio pensato in molte notti insonni, preparato in quelle settimane in cui Cemre aveva cominciato a evitare con cura qualsiasi occasione che li potesse riunire sotto lo stesso riflettore. Persino i suoi social, per chi ha occhi allenati alle sfumature, avevano parlato, post più introspettivi, frasi che offrivano la malinconia senza chiedere nulla in cambio, vecchie foto in bianco e nero che sembravano sussurrare congedi. Non cercate colpevoli,
non cercate scandali. Disse anticipando la fame di dramma dell'opinione pubblica. Si tratta di riconoscere quando una storia è arrivata alla sua conclusione naturale. E oggi, con tutto il dolore che comporta, accetto che il nostro capitolo si sia chiuso. Punto. Lo disse senza puntare il dito, senza sfilacciate accuse. Soltanto la consapevolezza adulta che anche gli amori grandi hanno un ritmo, e a volte quel ritmo finisce per fermarsi su una nota lunga, sottile, quasi impercettibile. Cari amici di Turkey News Magazine, ora mi rivolgo a voi guardandovi negli occhi. Vi è mai capitato di amare così tanto da dover lasciare andare per salvarvi? Pensate che Cemre abbia fatto bene ad ascoltare la ragione, oppure credete che il cuore dovesse parlare ancora una volta più forte di tutto? Raccontateci nei commenti, la vostra voce è la nostra bussola, è parte integrante della storia che narriamo, perché non c'è racconto senza chi lo ascolta e lo attraversa con la propria memoria. Mentre il mondo digitale esplodeva in una costellazione di messaggi, tra abbracci virtuali, incredulità e malinconie improvvise, con i fan impegnati a condividere ricordi, dietro le quinte l'attenzione scivolava inevitabilmente su di lui, Gökberk YLDRM. Fino a quel momento l'attore aveva mantenuto un silenzio quasi monastico, la stessa riservatezza che aveva sempre custodito il loro legame. Eppure, una fonte vicinissima a Gökberk rivelò un retroscena che trasformò quel dolore in un atto di rara maturità. Gökberk sapeva. Sapeva tutto. E la sua reazione non fu rabbia, né orgoglio ferito, fu un rispetto gigantesco. Se è questo che ti serve per ritrovare la tua pace, lo accetto, avrebbe detto. Niente scenate, nessun tentativo di trattenere con le unghie il tempo che scappa, solo l'accettazione dolorosa di chi ama davvero. Ma il vero colpo di scena doveva ancora arrivare. Pochi giorni dopo l'evento, un dettaglio emerse durante un programma radiofonico del mattino, una di quelle voci in cuffia che ti accompagnano in macchina e ti sorprendono quando meno te l'aspetti. La conduttrice, discutendo del caso, lasciò trapelare di aver ricevuto, settimane prima dell'annuncio pubblico, una lettera scritta a mano da Cemre. Una lettera senza un destinatario esplicito, ma il cui contenuto sussurrava il nome di Gökberk in ogni riga. Grazie per avermi insegnato ad amare senza chiedere nulla in cambio, si leggeva in un passaggio. E ancora, anche se non ci sei, ti porto dentro come una parte indelebile della mia esistenza. Punto. Era un addio? O una promessa d'eternità in un'altra forma, una dichiarazione che l'amore può cambiare abito senza perdere anima? 3 giorni più tardi il destino tese un altro filo. Gökberk fu intercettato sul set della sua nuova serie, laddove il caos ordinato di ciacche e lampade crea un presente concentrato. Accerchiato dai microfoni, alla domanda diretta su Cemre sorrise. Un sorriso triste, pieno di nostalgia ma pacato, come un tramonto sereno dopo un temporale. Ho sentito le sue parole. E posso solo dire che sono orgoglioso della donna che è, rispose calmo. La sua onestà, la sua forza, sono i motivi per cui la rispetterò sempre. Quello che abbiamo vissuto è stato reale, è stato nostro. Anche se non camminiamo più fianco a fianco, le augurerò sempre una felicità immensa. Punto. Frasi che chiudevano il cerchio con un'eleganza rara, lasciando poco spazio al cinismo e molto alla grazia. Poi, l'atto simbolico finale, quello che ha fatto scendere fiumi di lacrime agli occhi più attenti. Sul profilo Instagram di Gökberk apparve un'immagine semplice, un fiore bianco appoggiato su un quaderno chiuso. Nessuna didascalia. Nessuna spiegazione. Ma tutti riconobbero quel fiore, era lo stesso che Cemre aveva portato tra i capelli nelle primissime riprese della loro serie, quando il loro sentimento sbocciava davanti alla macchina da presa e, forse, anche lontano dalle luci. Era un commiato definitivo? O un messaggio in codice per dire non ti dimenticherò mai? In quell'assenza di parole, i fan lessero tutto quello che mancava da dire. Cemre, dal canto suo, non nascose il dolore. Tornò a farsi vedere qualche giorno dopo, vestita di bianco come quel fiore, a un evento dedicato alla forza delle donne. Parlò di ricostruzione, di nascita nuova. Sono in una fase di ricostruzione. Amare significa anche permettere all'altro di crescere lontano da te, disse,
E la Sala si alzò in piedi. Non parlò di rancore, non lanciò frecce, parlò di cura, della responsabilità di tenere vicino se stessi quando la marea spinge via. Fu un manifesto senza proclami, una dichiarazione semplice di una donna che allena il cuore a sostenersi. Questa storia, amici, non si è consumata tra piatti infranti e urla, ma nel sussurro di una verità difficile. È la dimostrazione che l'intimità non si misura nei minuti condivisi, ma nella delicatezza con cui ci si saluta quando è tempo. Il fiore bianco, appoggiato su un quaderno chiuso, resta come un segnalibro su un capitolo che ha dato vita, risate, sospiri e lacrime. La vita pubblica di Cemre e Gökberk rimane luminosa, ma ora conosciamo lo spazio d'ombra che la rende autentica. Non c'è disincanto, c'è maturità, non c'è cinismo, c'è memoria. Siamo arrivati alla fine di questo racconto che strappa e guarisce insieme, qui su Turkey News Magazine. Cemre Arda e Gökberk YLDRM ci insegnano che l'amore non sempre finisce con uno schianto, a volte s'accomiata in punta di piedi, con una lacrima silenziosa e un rispetto che dura più delle promesse. E adesso tocca a voi, che cosa pensate di quel fiore bianco? Credete che ci sia ancora una fessura di speranza per il futuro, o questo libro è stato chiuso per sempre? Scriveteci, fatevi sentire, perché le vostre storie risuonano con la loro. Se questo video vi ha toccato, lasciate un like e condividetelo con chi ha bisogno di ascoltare una verità gentile. E ricordate, per sostenere il nostro lavoro e permetterci di andare ancora più a fondo, il pulsante Join è lì che vi aspetta. Diventate parte attiva della nostra comunità. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo video, nella prossima emozione, qui, sempre, su Turkey News Magazine.